Ciao, sono Kasia. E io sono Gianluca. Oggi visiteremo un'altra città della Polonia. Oggi andremo in barca. Quasi. Siete curiosi? Vediamo. Dove si va oggi? Si va a una città che si chiama Łódź. E c'era 4 lettere, 3 lettere sono polacche. Ma anche se si chiama Łódź, cioè barca, in italiano la non troverete male. Stemma di Łódź, barca. Anche se non si sa da cosa viene il nome della città, anche se significa barca ora, ma sono diverse teorie sul fatto. Nella città di Łódź ci sono tantissimi murales che adornano i palazzi vecchi, quindi potete giocare a cercarli tutti. Noi intanto ci stiamo dirigendo verso la via principale, che si chiama Piotrowska di Pietro. Chi è questo? Vedi che sono geloso, chi è? Tuvi. Julian Tuvi. Lui l'ha scritto locomotivo. Ah, locomotivo. È un scrittore, Poeta. per i bambini pure, ma mi sa che non soltanto. E veniva, cioè viveva qui, non lo so se viveva, ma sicuramente era di Łódź. Ma la smetti di andare vicino agli altri? Chi è quest'altro? Un scrittore. E che scrivi? Interessante. Andiamo? No? Andiamo. Ancora! Chi è quest'altro? Dicono che Jarac, ma non so chi sia. E ti mette vicino a chi non conosci? Foto di Jarac. Non so chi sia, ma controlleremo di scrivere. Ho letto già. Attore. Regista. Regista. E cos'altro? La leggenda della scena polacca. Mi hanno sempre detto che gli animali fantastici non esistono, tra cui gli unicorni. Oh, io non so voi, ma questo è un unicorno.
ed esiste. Anche se quella che è là in fondo, tutta colorata, è una fermata dei tram, vicino all'unicorno la fa sembrare una stalla da unicorni di tutto rispetto. Mi piace. Abbiamo ordinato più di 10 minuti fa cappuccini. 2 cappuccini, non c'è nessuno. Siamo il numero 6, ci hanno dato. Questo qua vibra quando è pronto l'ordine, non c'è nessuno. Questi cappuccini ancora li devo bere. Una vergogna. Potrà essere pure buono, ma mi sta già schifando. Vi lascio la recensione. 1 stella. Anzi 2 per il posto. Se sarà buono ne lascio 3, altrimenti 2. Oh! È uscito il nostro nuovo video. Guardatelo. Notifica. Sta suonando. Vai, Tu vai, tu prendi qui stanno. Tanto qui stanno, devi dare e andare e prendere. Dopo 20 minuti. 20 minuti dopo. Non è possibile. Almeno c'era un cappuccino. Ma vediamo se è buono. Il cappuccino col porcino. È buono, è buono. Le stelle vi lascio. Ci siamo fermati in una caffetteria sulla Piotrowska, una strada principale con tutti i negozi di Łódź. Fatto interessante che tutti i negozi che potete trovare erano vecchie fabbriche che sono state rimodernate e adibite a negozi. Inoltre sulla Piotrowska potete trovare vecchi palazzi che sono mantenuti davvero bene, ovviamente con restauri e quant'altro, però sono molto belli da vedere. Sono una bellissima cornice per tutta la via principale. Su questa strada, sul pavimento, ci sono delle targhette in metallo, i nomi di quelle persone che hanno collaborato per il restauro della strada Piotrowska. Ci sono anche nomi importanti che hanno dato lustro alla città di Łódź, perché Łódź è una città molto importante a livello anche cinematografico e musicale. Uno dei registi più importanti di polacchi, Roman Polanski, quello che ha fatto anche il pianista, ha studiato proprio qui a Łódź. Su questa strada ci sono nomi di personaggi famosi, ma anche di persone che hanno voluto semplicemente contribuire e comprarsi la targhetta da mettere sulla strada. Gorąco? Kto jest? Artur Rubisz. A, Rubinstein. Artur Rubinstein. Chi ha tolto la musica? Ho tolto la musica? Ma perché? Nessuno aveva capito che stavo scherzando. Niente da domo. Quello che ha fatto il pianista. A Piotrowska, nelle vicinanze, potete trovare tante fontane che rappresentano spesso i bambini più pesci. Ci proveremo a mettere le foto, le riprese di alcune, vediamo, non lo so cosa significano in preciso perché non è che l'ho guardato, non è che ho studiato, ma tanto sono belle da vedere, anche se non funzionano nel momento, ma non lo so se nel momento in generale.
Ragazzi, quest'anno ci sono gli europei. Domanda importante. Voi chi tifate? Oh! Chi dobbiamo tifare quest'anno? Vediamo se- In uno dei vicoli che si affaccia sulla via principale del centro storico, su via Piotrowska, viene chiamato il Passaggio delle Rose. Questo perché, come potete vedere alle mie spalle, sui palazzi che fanno parte di questo vicolo ci sono dei mosaici fatti con il vetro, tutti a forma di rosa, sono concatenati uno vicino all'altro ed è una cosa bellissima, molto particolare, uno dei posti più belli che abbia mai visto. Sicuramente questo posto è molto bello da vedere quando c'è il tramonto, con i colori che cambiano uno dall'altro, tutto giallo, arancione. Sicuramente questo diventa un posto davvero splendido. Targa del 1973, dove si ricordano i 550 anni della nascita di Ucci. Tutta la città potete trovare più o meno 10 monumenti delle fiabe per i bambini. Sono in diversi punti della città. Se ci sarete a Uc potete provare a cercarlo. Chi è quello? Si chiama Mishkushatek, orsacchiotto d'orecchio, perché un orecchio ce l'aveva un po' Abbassato. abbassato. Uc è la terza città a base della popolazione degli abitanti È la terza città in Polonia, importante in per il numero di Polonia. abitanti. E invece la quarta se si parla della grandezza della città in Polonia, perché la prima Varsavia, poi Cracovia, poi Stettino e poi c'è Uc. Addirittura Stettino nelle prime Sì, tre. sì. Almeno così dicevi Wikipedia. Quindi se sbagliamo è colpa di Wikipedia. Wikipedia. Qui a Uc, dal mio punto di vista, non penso ci sia tantissimo da vedere, poiché Uc è sempre stata una città industriale, tanto è vero che durante il XIX secolo diventò un grandissimo, importantissimo centro industriale per tutta la Polonia, con industrie tessili e via dicendo. La città ha sempre potuto contare una comunità multiculturale, tra cui tedeschi, ebrei e ovviamente polacchi. Immaginate che poco prima della prima guerra mondiale la comunità tedesca era più o meno l'80% della popolazione cittadina. Uc poi ha visto il suo periodo più buio a livello economico-industriale durante le due guerre mondiali, anche se subito dopo la seconda guerra mondiale è diventata di fatto la capitale della Polonia, poiché Varsavia era distrutta
e tutti gli uffici burocratici erano di stanza qui a Łódź. Però per rivolta dei cittadini polacchi che volevano Varsavia come capitale, nel 1948 si è iniziati a provvedere alla ricostruzione di Varsavia e poi la città ricostruita ritornò ad essere a tutti gli effetti la capitale. Diciamo che molto da visitare a Łódź sono i musei, poiché noi non abbiamo tantissimo tempo a disposizione li salteremo, quindi vedremo solo il di fuori o cosa è possibile visitare senza pagare, perché noi siamo turisti pezzenti. Ci troviamo adesso nel complesso Księża Młyn. Księży Młyn. In passato questo complesso ospitava operai, negozi, 2 ospedali, una scuola e anche una caserma dei pompieri. Quindi era come una città dentro una città. E ovviamente questo perché come ho detto in precedenza, Łódź era una città prettamente industriale, quindi per agevolare gli operai che vivevano anche al di fuori della città c'erano alcuni complessi come questo qui che favorivano appunto la vita lavorativa e sociale degli operai. Oggi questo complesso ospita locali di vario genere e altre attività. Interessante. Dove siamo diretti? A Manufaktura. Manu che? Manufaktura. Manufaktura. Praticamente Manufaktura, anche lì un complesso commerciale, sì, che prima c'erano vecchie fabbriche. E lì vicino c'è un palazzo di un vecchio grande imprenditore polacco, Poznański. Andiamo a vedere. Łódź cerca di essere una città giovane, trasformando ciò che era vecchio, ciò che è vecchio, cerca di rinnovarlo, di dargli nuova vita, ad esempio per nuovi negozi di moda, nuovi locali. È una città che cerca di rimanere giovane nonostante non abbia grandi punti di interesse. Per una giornata diversa, personalmente, da primo visitatore, da prima volta che la visito, ve la posso consigliare anche per vedere una cosa diversa, un paesaggio diverso, una piccola città tranquilla, quindi perché no? L'impianto di Manufaktura era l'impresa tessile più grande qui a Łódź. Infatti tutto questo complesso è enorme. Adesso al posto dell'industria tessile possiamo trovare diverse attività, locali, ristoranti, affinché questo posto rimanga attivo e possa mostrare il suo completo splendore anche se non è più un'impresa tessile. Molto bella è anche la scritta che vediamo qui alle mie spalle con la scritta Manufaktura. È una cosa divertente, fa vedere anche l'importanza del posto. Tutto questo ricorda vagamente il Koneser di Varsavia,
Il Conesser era una fabbrica di vodka, questa era un'impresa tessile, però lo stile ricorda molto anche il Conesser di Varsavia. Ora, come il Pigliati una cosa tour, ci sono tanti stand italiani e dove passiamo sono tutti dalla Sicilia o Campania. Abbiamo fatto le scorse. Scorte. Anche Calabria. Anche Calabria. Calabria. Però non c'è ancora la Puglia e non mi piace sta cosa, questa è discriminazione. Il prossimo anno. Va bene. Qualcuno della Puglia lo prendiamo. Va bene. E quindi assaggiamo le cose tipiche, e poi facciamo Le conoscenza. scorte dolci. Questo è Pigliati una cosa tour, assaggi vari. I cornicchi. Le olive ascolane. Buonasera! Il tour Pigliati una cosa è finito. E tutti siciliani, campani, Si calabresi. poteva assaggiare di tutto. Però ho saputo che questa è una fiera che fanno almeno una volta l'anno. Pure a Varsavia ci saranno. Anche a Varsavia il 10 agosto, ad esempio quest'anno, quindi segnatevelo sul calendario per chi abita in Polonia. Potete prendere prodotti tipici siciliani, calabresi, pugliesi ho saputo anche. Ad esempio abbiamo assaggiato dei tarali che vengono da Bitonto. E i tarali sono pugliesi, non c'è niente da fare, il tararo pugliese è buono. E quindi il 10 agosto ci saranno a Varsavia, sicuramente o ad Alagvardi o ad Alamirovska. Però Si deve controllare. bisogna controllare, tanto quando arriverà il periodo vi faremo sapere. Faremo una puntata solo sugli assaggi pugliesi, perché la polacca mica ha assaggiato tutto, quindi ci prepariamo, facciamo il taste test. Vado ad assaggiare i dolci. No, ma che? Cosa? La regina. Ma tu potresti essere la regina a casa, mica qua, non ti dare tante arie. Regina. Dai mi cannoli. Provalo il cannolo. Non lo vuoi provare qua il cannolo? E scendi. Spodestata. Ah. Le specialità siciliane di Davide Parla. Adesso non parla. Mangia. Coloriamo le piazze italiane con prodotti di alta qualità rigorosamente provenienti dal territorio siciliano. Ciao, becchiamoci. Proviamo a assaggiare. Vai, tu inizi, tanto tu mangi. Tu te mangi. C'erano quattro cose. Andiamo prima con quello, con mandorla sicuramente. Non so come si chiama. Se qualcuno di Sicilia lo sa, scrivetemi in commenti. Scrivete cosa Gliel'ha si- detto, solo che non se lo ricordo. Approvato? Approvato. Cannolo siciliano, ma con Nutella di pistacchi. Attenzione, novità, mai provato neanche io. Buono? Vabbè. Per favor che scriviamo. Che frusko. Dobre, nie? Tylko bardzo słodkie. Będziemy mieć diabetę. Io non lo comprerei per me.
È buono, ma per me è troppo. Buono ma tanto dolce. Si prosegue. Con pistacchi. Questa a lei piacerà sicuro perché a lei piacciono i pistacchi. Buono. Ci sta. Con un bel caffettino. Mo mi manca proprio caffettino amaro. Anche questo, pasta di mandorle con pistacchi all'interno, mi sa. Diverso. Andiamo. Si chiamano le colombine. Quello di meno mi piace. Ultimo ragazzi, ultimo. Di nuovo qualcosa zuccherato. Sicuramente di nuovo di mandorle. Perché ho l'impressione che lui c'aveva quasi tutto di mandorle. A me le paste di mandorle piacciono molto, ma non tutte. Questo rientra tra quelle non tutte. Però in sostanza i dolci siciliani li potresti mangiare. Buono, buono. Tanto dolci, allora non è. Sicilia provata. Se volete collaborare, scriveteci. La pubblicità, ma Pubblicità progresso. pubblicità senza collaborazione con loro. Se volete collaborare, Per questo viaggio è tutto, non siamo riusciti a vedere tutti i monumenti, tutti i punti di interesse perché alcuni erano chiusi come ad esempio il cimitero ebraico, altri erano più distanti. e non volevamo fare corsa di tutto quanto. Esatto. Allora un po' di relax pure ci stava. Relax, passeggiata. Quindi però potrebbe essere un buon motivo per provare a ritornare a Uci. Se siete di Uc, ce avete qualche consiglio, cosa vedere prossima volta? Scriveteci, così prendiamo in considerazione. Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, scrivete un commento, ovviamente condividete con amici, cugini, cumbare e nipoti. Inoltre se questi piccoli video che vi fanno vedere le città vi piacciono potete aiutarci offrendoci un caffè, il link ve lo lasciamo in descrizione. Un saluto e alla prossima. Ciao.